Dopo 10 ore di viaggio siamo arrivati a Moena ed è la mia prima volta così a nord in Italia, in Trentino, e il viaggio non è stato così pesante, devo dire. Ho avuto giornate in cui andavo in ufficio dove il viaggio mi è pesato di più anche se era da un'ora, e la stanza dell'albergo è qualcosa di spettacolare. Vediamo, allontano un po' l'inquadratura così la possiamo vedere. Ecco Claudia, così abbiamo anche il rapporto in scala, e questa è la parte verso la camera da letto, insomma la parte dei letti, mentre abbiamo Claudia che scappa, abbiamo la parte del bagno. Il bagno è gigantesco, mi piacerebbe avere un bagno così grande anche a casa. Il letto adesso è disfatto e possiamo uscire fuori. L'albergo che abbiamo scelto era all'entrata di Moena con il parcheggio gratuito e il nostro balcone era proprio quello tutto sulla sinistra della costruzione. La vista era panoramica, ma diciamo non dava sulla parte più spettacolare del paesaggio, però vedevamo lo stesso il fiume ed era più tranquilla, con anche questa collinetta un po' in stile Hobbit. E adesso direi che, come al solito, finisco sempre questi segmenti dicendo che è ora di andare a mangiare qualcosa. Questa volta andiamo a fare un aperitivo e poi andiamo a mangiare qualcosa. Il tempo un po' ci preoccupava perché era nuvoloso e rischiava di piovere, ma ci siamo rincuorati la prima serata mangiando i primi canederli della vacanza insieme a polenta, funghi, crauti e patate. Come prima escursione abbiamo scelto un giro abbastanza tranquillo delle montagne intorno a Moena, anche per prendere un po' il ritmo. Un Noè è un lupo mannaro che dopo è diventato un essere umano con le scarpe. Claudia che si sta per trasformare in un titano. Una parola importantissima da ricordare in trentino è malga, perché identifica principalmente dei ristoranti, anche se storicamente sono dei pascoli estivi. E il nostro giro passava per la Malga Panna e la Malga Roncac. Ovviamente non sono mancate un po' di fotografie di me e Claudia, perché in un viaggio di questo genere per me è importantissimo portare a casa anche delle foto ricordo, oltre chiaramente a una serie infinita di paesaggi che sono settimane che sto selezionando e pubblicando a poco. Per stare un po' più leggero ho portato solamente per questa passeggiata la Fujifilm XS10 con l'obiettivo XF 18-55 mm e un filtro polarizzatore per avere un po' più di controllo sulla saturazione delle piante e del cielo. A metà percorso ho anche fatto un breve volo col DJI Mavic Mini, che però, un po' come sarà il trend per tutta la vacanza, mi ha dato dei problemi che ho scoperto poi essere a causa di eliche che si erano un po' piegate, rimanendo per troppo tempo all'interno della custodia, che poi è la custodia ufficiale, e vedrete che anche nei giorni successivi succederà sempre qualcosa per il quale dovrò un po' sbrigarmi a fare i voli con il drone. Dal terzo giorno le cose cominciano a farsi più serie, perché da Vigo di Fassa prendiamo la funivia per fare il giro del Catinaccio, e sulla funivia c'erano due signori arrabbiatissimi per il traffico che venivano verso Moena dalla funivia. Guardala che roba, comunque se l'anima di Dio quel traffico. Ma va, ce ne abbiamo già tanti in città, ce ne abbiamo già anche in montagna. Aveva ragione gli alibi. Per me è stato spettacolare girare l'angolo e vedere subito la spianata di Campedie con le Alpi che torreggiano su tutto quanto il panorama. Partiamo. Grazie. Prego. E questo è l'elicottero che è venuto a salvarci a Rifugio Cardeccia. No, scherzo, non è così. Questo è l'elicottero che mi aspettava a Rifugio Cardeccia per impedirmi essenzialmente di fare riprese con il drone per gran parte di questa giornata, però mi sono divertito lo stesso a guardare le acrobatiche manovre che hanno fatto per portare su una vetta tutti i pezzi di una nuova funivia. Giusto per l'ora di pranzo l'elicottero ha finito il suo lavoro e noi siamo arrivati a Rifugio Violet, dove abbiamo potuto rifocillarci, mangiare un po' e riposarci. A livello fotografico, da questo momento in poi ho quasi sempre portato con me la Fujifilm XS10 con il 18-55 mm della Fujifilm e il 10-18 mm della Canon, che utilizzo con l'adattatore della Fringer da obiettivi EF a X-mount.
Un consiglio che posso darvi quando fate delle escursioni di questo tipo è cercare di allenare, di sfruttare questa occasione anche per allenare la vostra velocità nel fare fotografie. In questa maniera potrete rispettare la tabella di marcia che vi eravate stabiliti, non rallenterete tutto il gruppo con cui viaggiate e inoltre avrete una gamma di soggetti e fotografie molto più variegata rispetto alla situazione in cui vi fermate in un punto e state a scattare un paesaggio per 2 ore. Dopo pranzo abbiamo deciso di non rifare la stessa strada ma affrontare un ritorno un po' più avventuroso. Sì, c'è gente che sale. Ci stanno i coraggiosi? Qualcuno ci sta. Ah, ma mo li vedo pure io, sì. Lara Croft. Stai attento. Ok. Qua dentro, sì. Facciamo i ganzi. Ma sì. Tutto quel sasso? Che carino. Con questo obiettivo non si vede tanto. Questa volta il drone ha volato benissimo, però il problema era un altro. Infatti, andando avanti in questo percorso abbiamo cominciato a vedere che il tempo cominciava a finire per riuscire a riprendere la funivia. Quindi anche questi voli li ho fatti un po' velocemente senza poter sfruttare il potenziale di questo fantastico paesaggio roccioso a cui eravamo arrivati. C'è stato un attimo di preoccupazione perché venivamo da là, abbiamo fatto tutta la strada qua e praticamente là non capivamo se scendevamo, se dovevamo passare il valico. Come fortuna abbiamo trovato la strada verso sotto, ma dobbiamo scendere verso là sotto. Noi eravamo tipo lì e adesso dobbiamo scendere tipo ancora un sacco giù. L'unico problema è che c'è un po' di traffico qua e dobbiamo aspettare che passa. Lo vedi quell'altro? Troppo video. Per riposarci dalla camminata del giorno precedente, mercoledì siamo andati al lago di Carezza, che è un lago molto bello da vedere e un po' però affollato. Ho fatto qualche volo con il drone e al lago abbiamo fatto un po' di fotografie sia di paesaggi sia di ritratti. E anche con la luce diretta del sole per fotografare persone vi basta trovare una zona d'ombra magari con un albero oppure tenere il sole alle spalle della persona che state fotografando così da avere delle ombre e un'illuminazione più morbida sulla pelle. Il pomeriggio della stessa giornata abbiamo fatto un giro di Moena perché Claudia aveva preparato una sorta di tour con tutte le curiosità della città, compreso il quartiere turco dove la leggenda vuole che un soldato ottomano trovò rifugio nel XVII secolo. E poi volendo possiamo continuare un po', se vogliamo, se no. E poi c'è un'altra. Non calcoli hanno 2 ore e mezza. La quinta giornata è stata sicuramente quella più avventurosa e dove ci siamo stancati di più. Siamo partiti da Campitello di Fassa prendendo la funivia verso il rifugio Colo Rodella. La nostra idea era quella di fare principalmente il giro del Sasso Piatto e poi orientarci in base al tempo per ritornare magari ritornando dalla stessa strada o continuando il giro. Sembrava più difficile che abbiamo visto. Quelle che abbiamo visto erano belle grosse e paffute. Infatti questa Ma è una cosa magica infatti con la funivia che improvvisamente stai altissimo. come dalla capitale. Siamo. Com'è la tua prima volta in seggiovia? Prima volta freddo qua. Wow, in particolare in questo punto.
Abbiamo appena fatto quella seggiovia e adesso continueremo verso là in alto. E Claudio adesso sta ricontrollando il percorso. Comunque oggi la giornata è un po' nuvolosa, ma c'è il sole, non dovrebbe piovere, quindi adesso ci stiamo un po' alleggerendo e cominciamo la salita. Noi siamo venuti dall'altro lato di tutta la montagna e adesso ci siamo fermati alla malga del Sasso Piatto. Nella prima metà dell'escursione è andato tutto liscio, il percorso era un po' faticoso ma era molto piacevole perché comunque aveva delle zone pianeggianti dove si poteva riprendere un po' di fiato. E in questa parte mi sono sbizzarrito con le fotografie. Come potete vedere dai valori di scatto, tendenzialmente quando sono in escursione mi mantengo con un valore di ISO costante, un po' ISO 400 da sempre è stato un po' il mio preferito perché non porta tanto rumore ma dà maggiore libertà in quanto a illuminazione a disposizione. Le prime fotografie le ho scattate quasi tutte con il 10-18 mm, mentre nella seconda parte ho cominciato a utilizzare di più il 18-55 mm. I valori di F li tengo solitamente intorno al 6.4, andando un po' più in alto o un po' più in basso in base alla composizione, ed è sicuramente importantissimo avere nella paesaggistica un filtro polarizzatore che dà il controllo sulla saturazione di cielo e vegetazione quando sono presenti riflessi polarizzati. Il pranzo alla malga del Sasso Piatto è stato in assoluto il pasto più buono di tutta quanta la vacanza. Ho mangiato come un bove, mi sono riempito tantissimo e quello che volevo fare dopo pranzo era allungarmi e dormire per almeno 2 giorni, ma non dovevamo continuare a fare il giro e forse un po' inebriati dalla grappa gratuita che davano agli avventori abbiamo deciso di non tornare per la strada da cui venivamo, ma di proseguire attraversando il valico che c'è tra il Sasso Piatto e il Sasso Lungo.